Apriamo internet, andiamo su Google, scriviamo KiCad.org, alla ricerca apriamo il sito, dirigiamoci su Download, scegliamo il nostro sistema operativo, io scelgo Windows 64 bit, scegliamo il server, io scelgo Europa e scarichiamo il file che è intorno a 1 giga. Apriamo il file scaricato, adesso è semplice, e seguiamo l'installazione. Avanti, avanti. Ok, e facciamo installa. Lanciamo KiCad 9.0. Quando apriamo KiCad per la prima volta, troviamo sulla sinistra crea nuovo progetto, apri progetto, archivia file zip, recupera il file da archivio zip. Sulla parte destra troviamo l'editor di schemi, l'editor di simboli, l'editor di impronte e altro ancora. Facciamo nuovo progetto, diamogli un nome, NE555, ricordatevi di selezionare questa cartella, crea una nuova cartella per il progetto, mettiamolo dentro la cartella che vogliamo, facciamo salva. Ci ha creato due file automaticamente, uno PCB, quindi per realizzare il PCB, e uno SCH. Clicchiamo due volte su SCH e ci troviamo sulla pagina per disegnare il nostro schema. Diamo una rapida occhiata agli strumenti. In alto troviamo la barra degli strumenti principali, dove troviamo salva, copia, stampa. Sulla sinistra troviamo gli strumenti per la pagina, sulla destra troviamo gli strumenti per creare effettivamente il nostro schema, come inserire simboli, linee. In basso troviamo un pannello che ci mostra informazione della pagina e della griglia. Impostiamo rapidamente la pagina, andiamo su File e facciamo Imposta pagina. Qui possiamo decidere la dimensione e l'orientamento, orizzontale, verticale. Io lascio orizzontale. Inseriamo la data versione, revisione, mettiamo 0.0, mettiamo 0.1, il titolo NE555, stabile, azienda PMaker Electronics, e qua potete scrivere qualsiasi commento. Facciamo ok e vedete che ha inserito tutti i dati in fondo alla pagina. Sulla parte sinistra troviamo mostra griglia, clicchiamo, vediamo che compare la griglia sulla pagina. Cliccando col destro facciamo modifica griglia, possiamo decidere la dimensione della nostra griglia. Io lascio 0,254 mm e facciamo ok. Per impostare le dimensioni della pagina abbiamo tre strumenti alla sinistra: millimetri, in pollici e millesimi di pollici. Io lascio in millimetri. Sempre sulla sinistra troviamo croce a pieno schermo. Se selezioniamo, vediamo, troviamo una specie di mirino.
in fondo più giù troviamo mostra pin nascosti del componente, lasciamolo selezionato. Per aggiungere un logo o un'immagine, in basso a destra troviamo piazza immagini, clicchiamo, scegliamo il nostro file, lo inseriamo sulla pagina, riduciamo e lo mettiamo dove più ci piace. Andiamo su preferenze in alto, preferenze, comuni, troviamo autosalvataggio, sta impostato a 10 minuti, mettiamolo a 3, facciamo ok. Per piazzare i simboli sulla pagina clicchiamo sulla destra piazza simboli, attendiamo che si apra la finestra, scriviamo il nostro simbolo che vogliamo piazzare, io metterò NE555, mettiamolo qui, clicchiamo su una parte vuota, prendiamo una resistenza, ce ne servono 2, quindi ne prendo 2 più un condensatore polarizzato, mettiamo l'alimentazione, scriviamo battery, clicchiamo col destro, facciamo annulla, sempre sulla destra inseriamo anche il simbolo della massa GND, scriviamo GND, facciamo ok e posizioniamo sulla pagina. Possiamo selezionare tutti i componenti, clicchiamo col tasto sinistro del mouse su di un componente, quindi vediamo che possiamo spostarli tutti. Mettiamo a pagina dove visualizziamo tutto, quindi riproviamo, vogliamo metterlo qua, mettiamo qua. Per ingrandire usiamo la rotellina del mouse, vedete, io sto rotando la rotellina. Per spostarvi, se io ho ingrandito, premiamo il tasto destro del mouse e possiamo spostarci nella pagina. Per spostare un singolo componente ci clicchiamo sopra, col tasto sinistro premiamo e spostiamo dove vogliamo. Concentriamoci su un componente, se vogliamo ruotarlo selezioniamo, premiamo R e vediamo che gira. Premendo con il destro possiamo fare anche duplica, mettiamo così. Per cambiare e assegnare un valore al componente facciamo clic 2 volte, nel campo valore scriviamo, io metto 10k e facciamo ok. Me ne servono 2, quindi facciamo duplica, mettiamo così. Se vogliamo eliminare facciamo elimina, eliminiamo anche quest'altra resistenza che a me ne servono 2. Piazziamo i componenti per creare lo schema, io ho messo così, zoom così si vede meglio, e andiamo a tracciare le linee. Sulla destra troviamo disegna fili, abbiamo 3 modalità: modalità angolo, modalità, vediamo che forma degli angoli, e anche qui misto. Colleghiamo i componenti dello schema, clicchiamo su un componente e portiamolo a un altro. Vi faccio notare che qua il componente
cioè il filo al componente si è collegato, qua invece no, qua bisogna stare molto attenti. Riclicchiamo e ricolleghiamo. Finiamo di collegare il tutto in base al vostro schema. Facciamolo insieme, vediamo, facciamo CTRL Z per cancellare. Ok, colleghiamo questo componente, è spostato. Ok, no, non è andata a buon fine, facciamo sempre CTRL Z. Ok, adesso si è collegato, colleghiamo anche qui. Ok, poi colleghiamo il 4 al positivo, se ci riesco. Ok, poi colleghiamo il 6, il pin 6 al 2, ok, e il 7 colleghiamo fra le due resistenze, colleghiamo anche il 6 e il 2 fra la seconda resistenza e il condensatore, e 3 è l'uscita. Mettiamo anche un diodo LED, quindi scriviamo LED, posizioniamo, rotiamo, quindi il catodo lo mettiamo così, duplichiamo una resistenza, duplica, mettiamo così, gli assegniamo un valore, un K, e colleghiamo il GND al negativo, la resistenza all'anodo, il pin 3 alla resistenza. Spostiamo, così è perfetto. Salviamo, o altrimenti attendiamo i 3 minuti per l'autosalvataggio. Andiamo a vedere anche le etichette globali. Duplichiamo LED e resistenza, duplica, mettiamo così, colleghiamo la parte di sopra al positivo e prendiamo un'etichetta, ci scriviamo out e andiamo a piazzare, premendo R, mettiamolo così e colleghiamo all'uscita del pin 3. Selezioniamo, facciamo duplica, ruotiamo, posizioniamo come vogliamo e lo mettiamo all'ingresso, cioè del LED opposto, quindi al catodo del secondo LED. Quindi avremo un'accensione del primo LED con onda positiva e con l'onda negativa del secondo LED. Attendiamo i 3 minuti per il salvataggio, altrimenti facciamo salva. Adesso annotiamo i componenti. In alto troviamo annota schema, clicchiamo, si apre la finestra, facciamo annota, annotazione completata, facciamo chiudi, troviamo tutti i componenti annotati. Andiamo ad assegnare i footprint ai componenti. In alto troviamo assegna impronte, clicchiamo, si apre la pagina, troviamo i componenti dello schema. Il nostro NE555 già ha il footprint assegnato, possiamo andare a vedere, mostra impronta selezionato, in alto ci è la nostra impronta, possiamo visualizzarlo anche in 3D, eccolo qui, il nostro NE555. Chiudo e assegniamo
i valori anche ai condensatori, resistenza e alla batteria. Il condensatore possiamo mettere THT da un radial da 5 mm, vediamo se lo trovo, 10, 5 e 2,50, eccolo qua. Possiamo anche visualizzare in anteprima il componente, eccolo qui, chiudo e assegniamo anche al diodo LED, mettiamo un LED da 5 mm, mettiamolo così, visualizziamo anche in 3D. Questo è il nostro diodo LED, ok, assegniamo anche l'altro, le resistenze, selezioniamo, mettiamo una resistenza DIN 027 da 6,3 mm, 2,5 e 7,62, questa qua. Facciamo anteprima, andiamo a vedere la nostra resistenza, eccola qua, va bene, clicchiamo 2 volte e assegniamo a tutti i componenti. C'è rimasto la batteria, possiamo mettere un terminal block, mettiamo qua il footprint è solo l'impronta, non possiamo visualizzare in 3D, poi vi faccio vedere, e assegniamo. Abbiamo assegnato tutte le impronte a tutti i componenti. In basso applica e salva e continua e facciamo ok. Andiamo in alto e troviamo genera distinta materiali, clicchiamo, selezioniamo il formato, io metto CSV, facciamo esporta, ok, applica, salva e continua e facciamo ok. Torniamo alla pagina e troviamo, clicchiamo 2 volte, pagina principale, troviamo, se è aperto con Excel, troviamo tutti i componenti in CSV del nostro progetto. In alto passiamo all'editor dei circuiti stampati del nostro PCB, attendiamo che si apra, importiamo i nostri componenti, quindi le nostre impronte, facciamo aggiorna, chiudi, mettiamolo sulla nostra pagina e effettivamente troviamo le 4 resistenze, il contatto per la batteria, il 555, 2 diodi LED e il condensatore. Premendo su un componente lo possiamo spostare con R, girare e cominciamo a metterlo come più ci piace. Questa è la resistenza del diodo LED, anche questo mettiamo così, questo mettiamo qua, giriamo, così,
gli diamo una forma più regolare e il nostro connettore lo mettiamo qua, mettiamo qua il nostro condensatore. Terminato la disposizione, possiamo verificarlo con visualizzatore 3D. Premiamo e troviamo i componenti che abbiamo inserito per il nostro circuito, sia sotto che sopra. Andiamo a disegnare il rettangolo, quindi la grandezza del nostro PCB. In alto selezioniamo Edge Cuts, poi a destra prendiamo disegna rettangoli e andiamo a disegnare il nostro circuito. Facciamo così. Andiamo a destra, facciamo piazza impronte e assegniamo il foro di montaggio. Scegliamo da 2,2, facciamo ok e posizioniamo dove vogliamo. Ne mettiamo 4, tutte e 4 i lati e andiamo a vedere in 3D i fori. Infatti troviamo, se è chiuso, eccolo qui, i 4 fori per il montaggio. Vediamo che col modello 3D manca un componente, quindi andiamo ad aggiungerlo. Andiamo su Google, scriviamo Terminal Block 3D Model, il primo che esce Grab Cut, premiamo e scegliamo il connettore che può andare bene. Io scelgo questo, andiamo giù, facciamo download file, può darsi che vi chiede la registrazione e scaricatelo. Apriamo il file zip, troviamo questi file al suo interno, lo estraiamo in una nuova cartella. Questa è la cartella creato con i suoi file all'interno, facciamo copia e lo andiamo a inserire dove abbiamo installato KiCad. Vi faccio vedere il mio percorso. Io ho installato in D install programmi, poi andiamo su share, condividi, poi KiCad 3D model e qui facciamo incolla. Io già ho incollato e rinominiamo. Io ho rinominato la cartella con 1. Torniamo su KiCad, facciamo 2 volte sul componente, aggiungiamo il file che abbiamo scaricato, facciamo +1 step, questo è il componente, facciamo ok, eccolo qui. Adesso con la scala rotazione e spostamento andiamo a posizionare il componente, spostiamolo una volta posizionato, facciamo ok, torniamo sul nostro PCB, visualizziamo in 3D e troviamo il connettore inserito sul nostro circuito. Andiamo a sbrogliare il circuito. Allora, per prima cosa facciamo
clic su pista usa larghezza net class, dimensione predefinite, e qua dimensione predefinite aggiungiamo le larghezze, mettiamo 0,25, 0,3, 0,4, 0,45, facciamo ok. A destra scegliamo sbroglia, facciamo prima, selezioniamo pista 4 mm, a destra facciamo sfoglia pista singola, scegliamo lo strato di rame anteriore e andiamo a disegnare il circuito. Se troviamo bloccato la strada, possiamo creare un foro di via. In alto facciamo modifica, impostiamo prima le dimensioni, diametro, facciamo più, mettiamo un 0,4 mm e un foro da 0,2, facciamo ok, e se prendiamo sempre il nostro sbroglia, sempre se vogliamo portare da qua a qui, facciamo un esempio, da qua portiamo, dobbiamo andare sul morsetto dell'NE 555, andiamo qui, clicchiamo col destro, piazza via passante, e qua il percorso continua sull'altro layer. Vi faccio vedere in 3D cosa ha creato. Se ne è uscito, eccolo qui. Eccolo, da un lato continua, dall'altro lato continua la traccia. Togliamo perché a noi non ci serve, volevo solo farvelo vedere, e salviamo. Andiamo a riempire, quindi fare un piano di massa sul PCB, andiamo su destra, facciamo disegna zone riempite, andiamo su un angolo, clicchiamo, facciamo GND, ok, e portiamolo a tutti e quattro i lati, clicchiamo 2 volte, facciamo anche dall'altro layer di rame, premiamo, sempre GND, portiamolo a tutte e quattro i lati, clicchiamo 2 volte, poi clicchiamo col destro, troviamo zone, riempi tutte le zone, o premiamo il tasto B. Andiamo a vedere con il visualizzatore 3D, troviamo tutte le zone piene. Aggiungiamo delle etichette personalizzate. Allora, per fare questo togliamo prima il piano di massa facendo CTRL B sulla tastiera, poi sulla destra e nascondiamo F Fab e B Fab. Poi scegliamo dove vogliamo inserire il nostro testo e
andiamo, questi ce li togliamo, possiamo mettiamo 9 volt, possiamo spostarlo dove meglio vogliamo, si vede meglio. Ok, mettiamo testo, scriviamo quello che vogliamo, se io scrivo il più, metto qui, questo è il più, vediamo se riesco, ecco qua, metto così e possiamo scrivere altre cose. Io metto BeMaker Electronics e possiamo inserire, vediamo un po' se trovo un po' di spazio, se riesco a non me lo fa mettere, metto qua, metto qua, sposto R3 qua, mettiamo, proviamo qui, se mi va giù mi esce fuori, lasciamolo, mettiamolo così, vediamo un po', ripristiniamo il piano di massa premendo B, facciamo il modello 3D, non mi piace la scritta qua in fondo, vediamo se me lo fa spostare, mettiamola qui, vediamo, va un po' meglio, lasciamola così. Andiamo ad esportare il file Gerber. Allora facciamo in alto traccia, scegliamo il percorso NE55 backup, creiamo una nuova cartella, la chiamiamo 555 solamente e salviamo dentro questa cartella, lasciamo tutto così com'è, facciamo traccia, poi andiamo su genera file forature, mettiamo genera mappa, prendiamo su PostScript, facciamo genera, chiudi, torniamo nella finestra principale, troviamo la cartella 555 che abbiamo creato, lo selezioniamo e facciamo archivia tutti i file del progetto, facciamo salva e qua troviamo ne555.zip, il file necessario alle aziende se vogliamo mandare appunto il file per creare il nostro PCB. Vi ringrazio per aver visto il video, questo è una piccola guida per principianti per realizzare il PCB fatto in casa, spero vi sia d'aiuto, se avete commenti potete scriverlo sotto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.